si vede al buio. Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone, sono Ale e oggi vi spiego come passare con la vostra chitarra acustica da questo a questo. Penso che video così in italiano non ce ne siano troppi. E poi ultimamente sto portando diversi video con le chitarre acustiche. È vero, abbiamo sempre parlato di chitarre acustiche o entry level, quindi perfette per iniziare, oppure qualcosa di leggermente più costoso ma sempre di fascia media. E tanti mi hanno detto che quelle chitarre ovviamente non possono suonare come chitarre che costano svariati di migliaia, di centinaia, di tantissimi euro in più. Raga, su questo siamo d'accordo. Però possiamo fare qualcosa per fare qualche passo avanti e migliorare la nostra chitarra a prescindere dalla fascia di prezzo. Per fare questo ho ordinato su Musical Store 2005 tutto quello che mi serviva e quindi lui. Se video come questo in cui vi do tips, trick, no, le patatine non vedo. Se video come questi vi piacciono, mi raccomando, like, iscrizione al canale con la campanella e commento tipo subito. Ora, come sappiamo, il modo più semplice per sentire il suono della chitarra acustica registrato oppure per suonare in live è quello semplicemente di attaccare il cavo alla chitarra e sentire quello che esce dalle casse oppure dalle cuffie attaccate alla scheda audio. Questo però non è il suono che sentiamo della nostra chitarra acustica nella stanza con le nostre orecchie, ma è il suono che viene portato alle casse, all'impianto, alla scheda audio, da un pick-up presente all'interno della chitarra chiamato piezo, spesso posizionato sotto al ponte della chitarra acustica. Nella strisciolina del pick-up c'è un materiale minerale che a contatto con il ponticello rileva le vibrazioni della corda. Detta semplice trasforma quelle vibrazioni poi in suono e ce le fa sentire. Questo pick-up funziona alla grande, il suono è bello pulito, immune da interferenze esterne. Dal vivo è comodissimo perché resiste molto bene al feedback, anche se spesso poi con le chitarre acustiche di feedback ne abbiamo per altri problemi perché abbiamo la cassa che fastidio il feedback. Comunque nel caso vi basta un tappo, ma il problema più grande è che abbiamo le frequenze medio-alte tanto enfatizzate e il suono si inscatola un po' ed è il motivo per cui il suono della chitarra acustica dal vivo spesso non rende giustizia alla chitarra che stiamo usando. Se anche tu sentendo il piezo della tua acustica sei rimasto deluso, dimmelo subito qui sotto perché ti sono vicino che è successa la stessa identica cosa ugualissima anche a me. Acustica nuova, provata, bella, mi piace, esco a suonare e sembrava di cartone. Poi mettici anche l'appiattimento delle caratteristiche dei legni della chitarra, visto che comunque il piezo al 99% funziona grazie alla vibrazione della corda sulla tavola della chitarra e abbiamo così il pacchetto completo per un bel suono di cartapesta. È un bel suono, sì, però cioè questa chitarra l'ho anche utilizzata live per suonare anche per strada e va benissimo, è un bellissimo punto di partenza, non costa troppo, è bellissima, suona bene, però non siamo qui per questo oggi, ma siamo qui per farla rendere ancora di più. Ci sono due modi per affrontare questo problema del suono plasticoso della chitarra acustica. Puoi tranquillamente equalizzare il suono, trattarlo, trasformarlo, è super fattibile. Lo registri, lo modifichi tramite un plugin oppure software sul computer e vai tranquillo, funziona alla grande. Però come faccio a rendere tutte queste modifiche poi effettive e valide anche quando suono dal vivo? Ma soprattutto, visto che il suono bello della chitarra acustica è quando viene microfonata come si deve, come faccio a replicare questa cosa in live senza microfonare la chitarra, ovviamente? La soluzione è qui. Però prima dobbiamo parlare di un'ultima cosa. Esiste una cosa che è praticamente magia che si chiama Impulse Response. E sì, è la stessa cosa che utilizziamo di solito all'interno delle nostre catene digitali per simulare la nostra cassa 4x12 preferita, con i nostri microfoni preferiti, con i nostri coni preferiti. Il concetto in questo caso è lo stesso, ma è applicato in maniera un pochino diversa. In parole povere, potremmo dire che un IR, ovvero Impulse Response, è una fotografia di tutte le caratteristiche acustiche di una cassa di risonanza. Il tutto tradotto in formato virtuale. La chitarra acustica ha la sua cassa di risonanza, quindi possiamo riprenderla con dei microfoni e quindi possiamo replicare tutte le sue caratteristiche virtualmente. Internet è pieno di IR per chitarra elettrica, quindi i classici cabinet per chitarra, ma è anche pieno di IR per chitarra acustica. Io vi lascio qui sotto in descrizione il link di quelle che utilizzo io di solito, ma ovviamente serve anche la base per caricarle e utilizzarle. Magari chi utilizza una chitarra acustica non ha una pedaliera digitale di ultima generazione che permette di caricare le IR al suo interno e quindi adesso finalmente ne possiamo parlare. Si chiama Nux Mini Studio e l'ho ordinato su Musical Store 2005 per tipo 75 euro, quindi poco. È un pedale che si occupa praticamente solo di leggere le IR. Tu carichi dentro il file, lo scegli da questo potenziometro, attivi il pedale, fine. Il pedale in sé è molto semplice. Ha un selettore per scegliere quale file utilizzare, il level per gestire il volume e lo space che aggiunge un po' quel tocco di stanza stile riverbero per dare ancora più naturalezza al suono. La cosa bella è che ha anche un'uscita cuffie, quindi se lo usate con la chitarra elettrica potete ascoltare il vostro setup in cuffie
cuffia spendendo niente. E poi ha anche la porta USB per caricare al suo interno i nostri file preferiti. Lui al suo interno ne ha già 8 per chitarra elettrica, 8 per il basso e 8 per la chitarra acustica, ma noi possiamo caricarci dentro tutti quelli che vogliamo. Cioè, a un certo punto finiscono gli spazi, sono 8. Ad esempio, per la chitarra elettrica le 8 IR che ci sono quelle delle casse più famose e storiche del rock e della chitarra in generale. Jazz Chorus 120, c'è una 4x12 Marshall, c'è la cassa dell'amplificatore Fender, quella del Vox, insomma, ce n'è per tutti i gusti. Comunque vi basta tenere premuto lo switch e si passa alla modalità per i bassisti. A noi non serve perché non ce ne frega niente, quindi teniamo premuto ancora, così entriamo nella modalità di IR per chitarra acustica. Questo è quello che ci serve. Mi raccomando, questa operazione la puoi fare se il pedale è aggiornato all'ultima versione del firmware, quindi se ce l'hai, controlla. Ci sono un sacco di pedali che fanno la stessa cosa. Questo è forse il più semplice ed economico, e sappiamo che le cose economiche a noi piacciono tantissimo, soprattutto quando funzionano bene. È spartano, sì, ma è anche sicuramente c'ha le lancette verdi. Ma non sono verdi, sono fosforescenti, fluorescenti, me ne sono accorto adesso. Si vede al buio. In questo modo possiamo portarci dietro ovunque quel suono di riferimento che abbiamo in mente. Così dobbiamo solo attaccare la chitarra acustica al pedale, il pedale alla scheda audio oppure al mixer di dove stiamo suonando, è fatta. Io su questo pedale, per farvelo sentire, ho utilizzato quelle già presenti al suo interno, ma vi ricordo che se voi avete la vostra IR di chitarra acustica preferita super bella della vita, scaricatela da internet, caricatela nel pedale e usatela. Se avete una vostra pedaliera fatta di pedali, che sono tantissimi, bellissimi, coloratissimi, vi basta mettere questo pedale come primo pedale e poi tutti gli effetti di ambiente. In questo modo poi non vi potete più lamentare del suono del pick-up piezo delle chitarre acustiche, anche di quella più economica. È vero, il risultato potrebbe non essere super esageratamente perfetto, ma di sicuro sarà un bello step in avanti. Un'altra cosa curiosa è che queste IR per chitarra acustica replicano altre chitarre acustiche. Ora, non sto dicendo che applicando l'impulse response di una Gibson J45 alla vostra chitarra economica da 100 euro sarà come ascoltare una vera Gibson J45, ma quello che mi interessa è farvi capire la potenzialità di questo sistema. Ad esempio, la Michael Kelly che ho utilizzato con il suo preamp Fishman è già di per sé molto buona. Se non l'avete visto, andate a vederlo perché ci suona un metal, i Gojira, in una piazza con la chitarra acustica davanti tipo i bambini che piangono. No, non è vero. Quindi raga, questo pedale è stupendo perché è blu. Costa poco e ora io vi lascio con una frase che ho sempre detto sul canale, ma ora non la sto dicendo da 6.000 anni. Abbiamo la tecnologia, usiamola.